Oggi vi insegno a fare un ottimo fondo vegano. Ci serviranno delle verdure ricche di zuccheri come la cipolla doré, la carota e la barbabietola. Ci serviranno anche delle verdure che si opporranno allo zucchero, quindi salate o ricche di sali minerali come il broccolo, il sedano e l'alga kombu, che è ricchissima di sali minerali. Non siamo obbligati ad usare tutto l'anno queste verdure, ma possiamo intercambiarle durante l'anno. Il patto è che abbiamo sempre questo 50% di verdure con sali minerali e 50% di verdure ricche di zuccheri. Sbucciamo la cipolla per praticità, ma non buttiamo via la buccia. L'importante è lavare molto bene la parte esterna. Io userò il coltello, ma voi a casa potete usare una mandolina o un'affettatrice. L'importante è che il taglio sia il più fine possibile. Taglio finemente anche il sedano, carote, sedano rapa. La parte un pochino più terrosa andiamo ad eliminarla. Melanzana, e qui elimineremo solamente il picciolo. Funghi, broccolo, aglio, cavolfiore, barbabietola, ungiamo con dell'olio extravergine di oliva, concentrato di pomodoro, e con le mani andiamo a mischiare tutte le nostre verdure. Andiamo ad infornare in forno preriscaldato a 140 gradi, modalità ventilato, per circa un'ora, un'ora e mezzo. Se avete il forno statico, non vi preoccupate, mettete sullo sportello una pallina di stagnola o un cucchiaio e lasciate socchiuso. Un passaggio molto importante è mescolare ogni 10 minuti le nostre verdure e roteare la placca di 180 gradi. Le verdure dovranno avere questo aspetto qua. Non vi preoccupate, se ne saranno rimaste pochissime. Vi ricordo che le verdure sono ricche di acqua e quindi l'acqua sarà evaporata. Le trasferisco ai fornelli e verso in una pentola capiente. Aggiungo del ghiaccio, kombu e dell'acqua fredda. Portiamo il nostro fondo a ebollizione. Quando bollirà abbassiamo la fiamma e facciamolo sobbollire per circa 90 minuti. Filtro il composto e faccio ridurre il fondo di circa 3/4. Il fondo è stato ritirato ed è stato raffreddato. Adesso possiamo mettere la pectina, l'oxantana e un pizzico di sale. Il sale, mi raccomando, non servirà per andare a salare, ma solamente per andare ad esaltare. Emulsiono il tutto. Accendo la fiamma per far attivare la pectina, fino a che non riporteremo il composto fino a questa consistenza qua. E il mio fondo vegano è pronto. Prima di assaggiare vi lascio qualche consiglio su come utilizzare questo fondo vegano. Lo possiamo utilizzare con delle polpette, possiamo utilizzarlo per andare a condire delle verdure come ho fatto io, o per risottarci un ottimo spaghetto che vi assicuro sarà fantastico. E assaggio.